Ciao a tutti e bentornati nel canale Segreti da Chef. Oggi ho un bel coniglio di quasi 3 kg allevato dal contadino come si faceva una volta, il finocchio selvatico, l'impasto della salsiccia, aglio e come al solito il runner. Per la prima volta oggi voglio fare come voi il coniglio cotto a bassa temperatura. Prendiamo gli attrezzi del mestiere. La prima cosa che andremo a fare, gli togliamo via la testa e la mettiamo qua nel contenitore a parte. Poi apriamo qua, come vedete è un coniglio che ha mangiato bene e solitamente i conigli sono molto asciutti, non sono così grassi. Gli togliamo i rognoni, il grasso in eccesso, ci aiutiamo con il coltello adatto per disossare e gli togliamo più grasso possibile. Adesso se ce ne rimane un po' penso che non sia poi così male, che diventa una ricetta anche più saporita, quindi adesso non esageriamo nel toglierlo tutto. Ok, perfetto. Qua quando l'hanno pulito me l'hanno già tagliato qua, altrimenti se ce l'avete intero gli date anche voi un'incisione qua per poterlo andare a disossare. Poi per disossare facciamo così e gli andiamo a staccare con la punta del coltello, vedete? La membrana che gli permette di stare attaccate alle ossicine nella carcassa. Stesso lavoro facciamo di qua. Poi cominciamo a disossare. Gli tiriamo via questo ossicino qua. Cominciamo a togliergli le costine. Col coltello andiamo a incidere piano piano. Stiamo molto attenti perché la pelle qua è veramente fine e quindi gli facciamo questo lavoro qua, vedete? Anche queste ossicine qua giù. Perfetto, e siamo arrivati. Non dobbiamo tagliare la carne ma proprio raschiare dove c'è l'osso. Giriamo e facciamo anche da questa parte. L'osso che mi si era rotto mi sta dando un po' di difficoltà, quindi non fate il mio stesso errore, cercate di essere più delicati quando lo andate a aprire. Tutti gli attrezzi che uso per le mie ricette li trovi nei link delle descrizioni di tutti i miei video, dove puoi anche trovare il link del mio canale Telegram per acquisti con sconti riservati. Tutto questo è un modo a te totalmente gratuito per sostenere me e il mio canale e permettermi di continuare a proporti nuove ricette. Grazie in anticipo se ne farai uso. Ed ecco qua. Andiamo a staccare la parte della colonna vertebrale dove c'era attaccato il collo. E continuiamo a disossarlo in questo modo, sempre raschiando dalla parte dove è l'osso. Andiamo a incidere piano piano in mezzo ai due filetti. Andiamo a fargli questa incisione qua. Sempre raschiando vicino all'osso, togliamo via tutti i pezzi di carne, ecco qua, e poi lo andiamo a aprire in questo modo, in modo che scopriamo tutte le ossa. Vedete? E andiamo a incidere fino a quando non puliamo tutta la colonna vertebrale.
Stessa cosa facciamo di qua. Se vi si tagliano dei pezzettini metteteli da una parte, che tanto comunque dopo quando lo andiamo a farcire li possiamo mettere in mezzo. E poi così piano piano andiamo a finire di staccare tutta la colonna dalla carne. Vedi, sembra quasi una spina di pesce. Ecco qua, piano piano con la punta del coltello andiamo a disossare, a tirare via tutto. E anche questa la mettiamo qua dentro. Sentiamo se ci sono rimasti dei rimasugli di cartilagine. No, siamo a posto, l'abbiamo fatto bene. Bene, qua adesso c'è questo pezzettino che è l'anca, quindi andiamo a incidere così e lo andiamo a togliere sempre con la punta del coltello. Raschiamo, vedete, viene fuori. Cerchiamo di seguire tutto il pezzo e lo andiamo a tirare via così. Poi arriviamo fino alla rotola, che è qua. Con la punta del coltello andiamo a incidere tutta quella che è la carne attorno all'osso. Lo liberiamo e andiamo a togliere l'osso che c'è nella gamba, nella coscia. Quindi incidiamo da sopra. Questo è un bel coniglio, si vede allevato proprio naturalmente e c'ha parecchia carne, parecchia sostanza. Poi incidiamo fuori per l'ultimo pezzo della gamba, dell'ossicino della gamba esterna, e andiamo a tirare via anche quest'osso qua. Se hai bisogno del cuoco privato a domicilio, qua sotto nella descrizione trovi tutti i miei contatti, scrivimi per un preventivo. Ecco qua. E anche questo lo teniamo da una parte, perché già avrete capito cosa andrò a fare con tutte quelle carcasse di ossa che rimane dal coniglio. Quindi andiamo a finire anche questa parte nello stesso modo che abbiamo fatto prima, con la punta del coltello raschiamo e togliamo via la carne e andiamo a liberare tutta la gambetta dall'osso. Ecco qua, mettiamo da una parte. E adesso c'è rimasto da fare solo le gambette davanti, che più o meno è lo stesso discorso delle zampe dietro, un pochettino più magre, però incidiamo sempre così. Ecco qua. Qua c'è l'osso, la clavicola, che è più fine e più larga, quindi si riesce a togliere meglio, si riesce a vedere meglio subito, però allo stesso tempo c'ha meno carne e quindi bisogna andare a raschiare bene bene bene, perché quel poco che c'ha è tutta attaccata. Quindi sempre con la punta del coltello andiamo a fare in questo modo, stando più vicino possibile all'osso andiamo a raschiare e a tirare via la carne che è attaccata a questa clavicola. Ecco qua, abbiate pazienza, siate delicati e lo facciamo piano piano.
Ecco qua, adesso incidiamo come abbiamo fatto per quelli dietro, qua fino all'osso. Andiamo a raschiare. Nel mentre volevo invitarti a mettere mi piace e a condividere il video con i tuoi amici. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale attivando la campanellina. Per te tutto questo è gratis, a me e al mio canale fa una differenza incredibile. Se invece desideri premiarmi maggiormente per l'impegno e le ore che impiego nel mantenere una costanza nelle pubblicazioni, da questo mese si è attivata la possibilità di abbonarsi al canale. Con una piccola donazione avrai in cambio dei benefici esclusivi. Raschiamo tutto. L'ultima parte, sempre dalla parte esterna, si va a incidere così. Lo vedete anche qua perché l'osso è molto evidente sopra la pelle e quindi la trovate subito. Incidete tutto attorno all'osso, un taglietto. E via, e la liberiamo tutta. E anche quest'osso qua mettiamo lì nella ciotola, controlliamo se abbiamo eliminato tutto. È tutto pronto, tutto fatto, e quindi non ci resta che fare l'ultima zampa davanti. Volendo si può anche togliere questa parte, poi quando lo andiamo a chiudere la carne che c'è qua, per fare prima, per fare meno fatica, se no tutto intero si fa un pochettino più fatica, quindi la andiamo a incidere qua, la togliamo, la disossiamo e poi la carne la mettiamo dentro. Ma a noi ci piace complicarci la vita, farla più difficile e la lasciamo intera. E quindi, come quello che abbiamo fatto di là, andiamo a tirare fuori quella che è la clavicola. Abbiamo quasi finito. Mi raccomando, un bel pollice in su, anche solo per l'impegno che ci sto mettendo. Tanto a te non ti costa niente. Ecco qua. Abbiamo finito di disossare il nostro coniglio. Vedete? Tiriamo su, così. E adesso lo andiamo a condire. Prima di tutto, vedi, mi stavo dimenticando. Incidiamo qua. Incidiamo queste, che le possiamo, perché vedete qua c'è poca carne e anche qua ce n'è di meno. Allora cosa facciamo? Le incidiamo così, anche questa a metà, poi li andiamo a aprire in questo modo, incidiamo anche da questa parte qua e da questa parte qua, in modo che abbiamo un po' di carne più uniforme per tutti. La stessa cosa facciamo con questo lombetto di qua. Incidiamo. Ecco qua. Pronti, vedete? Così ha la carne un po' dappertutto. Gli mettiamo un po' di sale, non troppo perché la salsiccia è già salata, quindi appena giusto per non lasciarlo del tutto insipido vicino alla carne. Mettiamo un po' di pepe, poi mettiamo un po' di noce moscata, poca, non troppo, un po' di cannella. Se non vi piacciono le spezie potete anche non metterle, io le metto senza esagerare. Poi l'aglio, visto che ce l'ho già trittato, faccio prima e lo metto quello già trittato, anche qua non esageriamo. Poi gli mettiamo il finocchio selvatico, gli diamo una tagliata. Io naturalmente sia il coniglio che il finocchio selvatico li avevo già puliti prima, ne avevo dato uno sciacquo sotto l'acqua corrente. Ecco qua, magari i gambucci sono teneri, li possiamo mettere tutti, sono freschi, quindi li possiamo mettere tutti. Gli diamo una tagliata anche a questi, lo stendiamo bene così, in modo da prendere tutto il coniglio, dargli a tutto il coniglio il sapore. Mettiamo la salsiccia in questo modo,
O se non lo vuoi fare con la salsiccia, che poi gli vuoi mettere la pancetta o altre cose, fai proprio il coniglio in porchetta tradizionale, va bene lo stesso, Io lo voglio provare a fare con la salsiccia e vedere come viene, che magari col grasso della salsiccia gli rimane più compatto. Poi rigiriamo qua sopra così e lo andiamo a rotolare. Andiamo a comporre il coniglio così, ridargli la forma originale al coniglio così, in questo modo. Ecco qua, una bella bestia di coniglio. Questo mi sa che lo devo tagliare in due. I sacchetti che ho non sono sufficienti per tenerlo tutto intero. Intanto, come al solito, rigiriamo i sacchetti così quando lo andiamo a inserire non li sporchiamo. Tagliamo metà il coniglio, sì, circa così. Questo lo appoggiamo qua e lo andiamo a legare. Diamo una prima legata così, che gli facciamo una croce e dopodiché lo andiamo a rigirare tutto così, tirato e chiuso bene. Arriviamo nella parte davanti dove c'era il laccio e lo andiamo a legare. Tiriamo e lo leghiamo in questo modo. Ancora un po' di sale esternamente, che non gliel'abbiamo messo, e lo andiamo a imbustare. Tiriamo su i lembi e lo mettiamo qua da una parte, pronto per mettere il sottovuoto, e nel frattempo chiudiamo anche l'altro. Fatto anche questo, un po' di sale anche qua, mettiamo anche questo nel sacchetto. Olio, grassi e altre cose non metterei niente dentro, perché c'è già la salsiccia e come abbiamo visto il coniglio è anche un po' grasso di suo, che è una cosa inusuale, quindi lo andrei a condizionare sottovuoto al massimo della capacità del sottovuoto, quindi il 99,9%, e poi lo lasciamo marinare per almeno 12 ore in frigorifero nel sacchetto suo. Ecco fatto. E con queste ossa, ma naturalmente le copriamo, e quando andremo a cuocere il nostro coniglio al runner gli andremo a fare il fondo nella padella. Impostiamo il runner a 68 gradi per 12 ore. Abbiamo e aspettiamo che arrivi a temperatura. Arrivato a temperatura, li immergiamo, copriamo e aspettiamo le 12 ore che finisca la cottura. E ora andiamo a mettere su con le carcasse il fondo che ci servirà per accompagnare il nostro coniglio. Quindi in una padella dei bordi alti gli aggiungiamo un goccino d'olio e poi andiamo a tagliare un po' di odori. Gli tagliamo il sedano. Mi raccomando, quando facciamo i brodi, i fondi, tutte queste cose qua, le foglioline del sedano le dobbiamo sempre togliere, perché altrimenti lo fa diventare verde. Quindi gli diamo una tagliata grossolana al sedano. Naturalmente io gli odori li avevo già lavati tutti. Tagliamo anche le carote, basta lavarle, non sbucciarle, perché quello che c'è nella buccia di tutte le verdure è la parte migliore degli odori. Tagliamo i pomodori belli maturi, mettiamo tutto assieme, e la cipolla io non la sbuccio nemmeno, gli ho dato una lavata e la butto dentro così. Ecco qua pronto il nostro fondo, e adesso andiamo a metterla su nel fuoco. Accendiamo, adesso inizialmente la facciamo andare a una temperatura medio-alta, intanto per far cominciare a soffriggere, e poi abbassiamo e facciamo appassire gli odori piano piano. Ok, abbassiamo un po'. Quando si saranno appassite abbastanza, che però hanno lasciato anche un po' del sughetto sotto, vedete, gli versiamo giù le carcasse del coniglio, giriamo e gli mettiamo il coperchio e facciamo sempre andare a una temperatura non troppo alta. Controlliamo, cominciato a cuocersi, ha cambiato colore, non è più crudo, ha rilasciato sotto tutta l'acquetta, e ora con l'acqua fredda da frigo, io l'ho messa in frigorifero ieri sera, la versiamo tutta nella padella in modo da fargli lo shock termico. Se avete il ghiaccio ancora meglio. Ricopriamo e aspettiamo che ricominci a bollire e si ristringa. Controlliamo se tutto procede come deve. Perfetto.
Quando si sarà ristretto fino a questo punto, spegniamo e andiamo a filtrare tutto. Filtrare e disossare la polpa che c'è rimasta in mezzo alle ossa. Eccoci qua. Quindi, prima di tutto andiamo a togliere le ossa, che poi le andiamo, come detto prima, a disossare tutte e ci teniamo la carne che è rimasta lì. Poi filtriamo con un colino a maglia fine, meglio ancora se avete lo chinois, però va bene anche un colino così, che sia maglia fine. Qua andiamo a pulire quello che c'è rimasto in mezzo alle ossicine e lo mettiamo qua dentro. Mettiamo un po' di brodino di coniglio e facciamo frullare tutto al blender. Una volta frullato passiamo anche questo, in modo che lasciamo la nostra salsa fine e senza pezzettini, e mettiamo su nel fuoco a restringere. Controlliamo la demi-glace che è quasi pronta, quindi vado a mettere una pentola in un altro fornello dietro e cominciare a scaldarla. Prendiamo il coniglio dal frigo, gli togliamo il liquido che c'è al suo interno e lo andiamo a tamponare ed asciugare nella carta assorbente. Un gran buon odorino. Togliamo la legatura, appoggiamo nel tagliere, intanto controlliamo la demi-glace e poi tagliamo a rondelle il coniglio. Guardiamo dentro come è venuto. Wow, che spettacolo, proprio fantastico. Adesso ne taglio solo poche per la presentazione del piatto, ce ne basteranno 3. Queste 3 fettine qua sono più che sufficienti. Guardate il colore, bellissimo e morbido, veramente fatto bene. Gran bel risultato. Dopo andiamo a sentire il sapore. Quindi teniamo qua da una parte, finiamo la demi-glace. Quindi per farla ristringere un pochettino vado ad aggiungere un po' di burro e mescolo. Poi, siccome che ho bisogno di una consistenza un pochettino più densa, non lo so se avete già visto il video della gomma di guar, come utilizzarla e perché utilizzarla. Se non l'avete visto ve lo lascio qua sopra in descrizione il link. Andiamo ad aggiungere un po' di gomma di guar e la frulliamo, però già vedete col burro come ha cominciato a diventare un pochettino più densa, più consistente. Quindi spegniamo il gas, la portiamo qua, ne aggiungiamo una puntina di gomma di guar, così. Col mini pimmer andiamo a incorporare l'aria e ad addensarla. Vedete, facciamo su e giù col mini pimmer per poter incorporare più aria possibile e farlo diventare spumoso. Perfetto, ci siamo. Prima di andare a finire il piatto andiamo a segnare il coniglio, quindi alziamo un po' la fiamma, padella antiaderente bella calda, andiamo a mettere un po' della salsina nel piatto, facciamo una decorazione circolare, ecco qua, così. Ora la padella è calda, comincia a fumare e segniamo il coniglio, lo mettiamo prima da un lato, controlliamo bene, si è marcato bene, lo giriamo, vedete che bel colore, la reazione di Maillard, l'abbiamo caramellizzato. Poi le fettine così fini, anche se sono uscite dal frigo, si scaldano subito, sono arrivate a temperatura di servizio all'interno. Controlliamo anche di qua. Ok, direi che lo possiamo andare a impiazzare. Nel piatto deve sempre andare alimenti dispari, quindi 3 pezzi, dopodiché li andiamo a mettere un po' di contorno, in questo caso gli metto le patatine, qualche funghetto stufato, dello scalogno stufato, e un po' di verde, veramente di finocchio, dell'insalatina, e il nostro piatto è pronto. E come di consueto è arrivato il momento dell'assaggio. Già al taglio è morbidissimo, veramente buono, delicato, morbido, un sapore intenso. Provatelo!
Esperimento riuscito.